Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Sono davvero lieto di dare il benvenuto a Theresa May, al nuovo primo ministro del Regno Unito a Roma. Ringraziarla per essere qui con noi e di essere in questo luogo così bello e significativo, con alle nostre spalle il cupolone. Abbiamo in fronte un sole un po' impegnativo, ma siamo comunque molto felici di questa occasione di incontro con voi. Colgo l'occasione per estendere il benvenuto non solo a Teresa ma a tutta la delegazione e in particolar modo alla nuova ambasciatrice del Regno Unito in Italia, che ha preso servizio ieri e dunque che lunedì, quindi è già al terzo giorno di lavoro a Roma. Sono molto lieto dunque di questa opportunità, che nasce tuttavia dalla necessità di lavorare insieme per rendere il più possibile chiaro e senza incertezze il cammino che attende il Regno Unito e l'Unione Europea dopo la decisione del popolo britannico di lasciare le istituzioni dei 28 paesi dell'Unione Europea. È un fatto che naturalmente ci dispiace, è un fatto che in particolar modo colpisce una parte dell'opinione pubblica, che colpisce naturalmente i 600.000 italiani che vivono in Inghilterra e nel Regno Unito, ma che è una decisione del popolo britannico che noi rispettiamo, come è doveroso che sia, e che oggi richiede da parte di tutti molto buonsenso, tempi chiari e la certezza di un percorso. Per questi motivi noi siamo particolarmente interessati come governo italiano a lavorare insieme, a dare il massimo della collaborazione e del supporto, a rendere il più possibile efficace il percorso che si apre davanti a noi, che è un percorso difficile perché inedito, è la prima volta che accade, dunque ci sono anche degli elementi procedurali da chiarire, ma è interesse di tutti riuscire finalmente ad avere una visione, una timeline precisa che agevoli il cammino e che dia certezze. Questo vale in particolar modo per chi nell'Unione Europea rimane, perché è evidente che anche il risultato del referendum britannico pone all'Europa, non solo il referendum, una grande questione, che è come immaginiamo l'Europa del futuro. Troppo spesso l'Europa ha dato l'impressione di essere una grandissima scommessa del passato, ma se vogliamo che sia una grande scommessa del futuro abbiamo bisogno di cogliere questa occasione, questa opportunità per cercare di rilanciare l'ideale europeo. Siamo a Roma, i latini dicevano ex malo bonum e noi ci auguriamo che da una scelta che ci fa male possa nascere del bene per il Regno Unito, per il nostro Paese e per naturalmente le istituzioni europee. L'occasione dell'incontro con la nuova primo ministro è stata anche molto preziosa per discutere di politica estera, in particolar modo della necessità di lavorare insieme in questa fase sul Migration Compact, su una politica per l'Africa, su una politica di grande attenzione alle questioni dell'immigrazione. Noi pensiamo che si debba avere grande umanità nel andare a salvare le vite che si possono salvare in mare e contemporaneamente che ci voglia una politica europea di rispetto delle regole, di rimpatri decisi dall'Unione Europea e contemporaneamente di collegare gli aiuti allo sviluppo che vengono dati dalle istituzioni di Bruxelles a una collaborazione nel settore migratorio. Abbiamo discusso di politica internazionale, i principali teatri di guerra che vedono i nostri paesi comunque lavorare insieme nella grande coalizione internazionale, e da questo punto di vista siamo ben felici di poter accogliere Teresa e tutta la sua delegazione nel prossimo appuntamento multilaterale a 7, il G7, che si svolgerà a Taormina
nel maggio del 2017, dove cercheremo di dare attenzione in particolar modo alle questioni legate all'educazione, alla cultura, al senso dell'identità, difendere l'identità e i valori come strumento per essere credibili nel mondo che cambia. È vero, quanto mai vero, in una fase come quella che stiamo vivendo, dove una lunga scia di sangue preoccupa tutta l'opinione pubblica dei nostri paesi. Abbiamo infine discusso di questioni bilaterali, ce ne sono molte, alcune meno impattanti sull'opinione pubblica ma comunque importanti, penso alle questioni universitarie, a molte realtà che cerchiamo di risolvere insieme, penso alle questioni della difesa, dove il rapporto tra quella che era Finmeccanica, che adesso si chiama Leonardo, e il Regno Unito è win-win, perché siamo sostanzialmente la stessa grande famiglia che collabora per servizi di ingegneria, tecnologia e difesa all'avanguardia. Penso a tutto ciò che abbiamo discusso rispetto alle prossime sfide che attendono la comunità internazionale e credo che sarà fondamentale dare un messaggio di solidità e di chiarezza insieme. Dunque la Brexit è stata per noi una pagina triste, ma una pagina che rispettiamo, e la certezza dei tempi è elemento cruciale per poter insieme costruire una nuova relazione di amicizia. Il fatto di non far parte più della stessa istituzione europea non toglie niente alla necessità di mantenere i legami che questa città conosce bene, ma tutte le città italiane conoscono bene, perché il rapporto culturale, politico, istituzionale, umanitario, valoriale che lega il Regno Unito all'Italia è un rapporto di straordinaria forza, un rapporto che dura da secoli e che sicuramente continuerà ad andare avanti nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Noi siamo molto convinti di questo e per tutti questi motivi ringrazio Teresa per aver scelto di essere qua con noi oggi e immediatamente le cedo la parola. Thank you very much, Matteo. And can I say thank you for such a warm welcome in every sense of the term. But I think it reflects the close friendship between both our countries. And I wanted to come to Rome today to underline Britain's commitment to this relationship. As we make a success of Brexit, it is crucial that we work with important member states like Italy to strive for a solution which reflects the decision of British voters, recognising that while the UK is leaving the European Union, it is still very much part of Europe. This means we will continue to work together on a range of things. And that's why we're here today. We've talked not just about a successful Brexit, but also about how we work together, as you have said, to respond to the complex global challenges we face, Italy and the UK, such as terrorism and migration. And I'd like to say a few words on each. First, on Brexit, we've agreed on the importance of maintaining the closest possible economic ties once the UK leaves the EU. Italy is the UK's 8th largest export market, and trade in goods alone was worth £24 billion last year. We want that trade to continue, but of course it will take time to work out the nature of our relationship, and that's why we should take time to prepare for these negotiations so that both sides can identify their objectives and opportunities. We've already begun that work in the UK. Yesterday I chaired the first meeting of the Cabinet Committee on exiting the European Union to prepare and plan for an orderly departure. Of course, as long as we remain in the EU, we will respect the rights and obligations of EU membership. And I've assured the Prime Minister today that the UK will continue to be a strong voice for international free trade. Prime Minister Renzi and I have also discussed our joint efforts to fight terrorism. Yesterday's attack in northern France on an innocent Catholic priest in a place of sanctuary and peace was yet another brutal reminder of the threat that we all face. Following on from the atrocities in Nice and Germany, it reinforces the need for action both in Europe
and on the wider global stage. In Europe, we must increase further our intelligence cooperation and share vital information swiftly and effectively, enabling us to better protect ourselves from these terrorists who seek to destabilise us. In Iraq and Syria, the UK and Italy are already leading players in the coalition to counter Daesh, and I think we agree on the importance of reinvigorating the political process in Syria, securing a genuine ceasefire and unlocking humanitarian access. As Italy takes a seat on the United Nations Security Council next year, this is another issue on which we will work together. We've also discussed the situation in Libya, where both Italy and the UK are at the forefront of international efforts to support the new government. And it is in all our interest to help Prime Minister Sarraj to restore stability and rebuild the economy. And that is the best way to prevent Libya becoming a base for Daesh and to tackle the criminal gangs that continue to exploit illegal migrants and traffic innocent men, women and children for profit. 90% of migrants crossing the central Mediterranean set off from Libya. So both our countries have urged our European partners to do more to stem the flow of illegal migration from there. Together we secured agreement to extend the EU's naval operation to include capacity building of the Libyan Coast Guard, and we hope that training will get underway in September. We also agree on the need to do more upstream in the countries where migrants are coming from, particularly in the Horn of Africa and West Africa. Today has been a useful and constructive meeting here in Rome. The UK is leaving the EU, but we will continue to strengthen ties with our European friends. Outside of the EU, the UK and Italy will continue to cooperate through NATO, the G20 and the G7, and I look forward to attending next year's summit in Sicily. Our common interests in promoting economic growth, fostering stability around the world and tackling social injustice will drive us to work together. That's in the interests of everyone here in Italy, back home in Britain and the rest of the world. And as we begin this new chapter in our relations, I look forward to working with you, Prime Minister, to make the most of this partnership. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. If you have any questions, but briefly, please. We risk the warm exit. Sì, buongiorno, Andrea Bonini, Sky TG24. Per il primo ministro inglese ci sono migliaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e che oggi, dopo la Brexit, sono molto spaventati. In che modo pensa e può rassicurarli? E anche sul fronte della sicurezza ritiene che la Brexit possa rappresentare, l'uscita della Gran Bretagna, un elemento di vulnerabilità e di caos anche su questo ambito? Penso per esempio alle code che si sono viste a Dover, alle tensioni che si sono viste a Dover nel fine settimana. Sempre sulla fase che sta vivendo a livello di terrore l'Europa, Presidente Renzi, Mattarella questa mattina ha ribadito come non si possa e non si debba cedere ed entrare nell'età della paura. Fatti però come quello di ieri in Francia rendono difficoltoso questo tipo di sentimento e spesso e volentieri la stessa Europa tergiversa anche quando si parla di sicurezza a trovare una posizione comune. Penso per esempio a una maggiore interazione sull'intelligence. Come fare? E anche se ritiene che appuntamenti politici interni, penso alle elezioni in Germania, alle elezioni in Francia, al referendum in Italia, possano viziare o rallentare anche questo tipo di discussione. Grazie. Un microfono, 3 domande. Please, Teresa. Thank you. On the issue that you raise of Italian and other EU citizens who are living in the UK, I want to be able to guarantee their rights in the UK. I expect to be able to do that. I intend to be able to do that, to guarantee their rights. The only circumstances in which that would not be possible would be if the rights of British citizens living in other EU member states were not guaranteed. But I hope that this is an issue that we can address early on. In relation to the question about security, no, I think that the security relationships that the UK has bilaterally and collectively with the member states of the European Union are very important to all of us. We all face the threat from terrorism that we have seen
result in the terrible incidents that we saw only this week in northern France, but also, as I said, previously in France and Germany, and indeed previously in Belgium. In addressing that, it is important that we continue to cooperate on security matters. That's why, as I said in my remarks, I think cooperating on intelligence sharing, ensuring that vital information is shared quickly and effectively, is one of the best ways in which we can work together to ensure that we deal with this threat, to protect our citizens, but also to ensure that the terrorists do not win. They are trying to attack our values. They are attacking our way of life. They will not prevail. Permettetemi di condividere totalmente le riflessioni di Teresa, totalmente d'accordo e totalmente in linea per lavorare insieme. Da questo punto di vista non cambia niente e continuiamo a lavorare insieme con grande decisione per sconfiggere la minaccia terroristica, sulla quale non ho niente da aggiungere alle parole molto chiare e illuminate del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato questa mattina. Egli ha rappresentato, come del resto fa sempre, ma il pensiero di tutta la comunità nazionale. Dobbiamo evitare che l'Italia, così ha detto il Presidente, e l'Unione Europea cadano nell'ansia, cadano nella paura. C'è bisogno di dare dunque una risposta forte, decisa al sentimento di terrorismo, di terrore che il terrorismo esprime, e replicare con grande decisione e determinazione. Lo dobbiamo innanzitutto alle persone che sono morte, lo dobbiamo a padre Jacques, che ieri ha perso la vita celebrando la messa, lo dobbiamo alle tante vittime che si sono avute in Europa e anche le vittime che abbiamo registrato di nostre nazionalità in tutto il mondo. Penso ai britannici, agli inglesi morti in Tunisia un anno fa, e penso agli italiani morti a Dacca qualche settimana fa. Il terrorismo vuole disintegrare le nostre vite. Quando non ce la fa, vuole farci vivere nella paura. Noi dobbiamo respingere questo messaggio, vivere, affermare i nostri valori, la nostra identità e combattere senza sosta, sapendo che la prima sfida è quella di non cedere rispetto alla cultura che rappresentiamo, e credo che questo sia un punto fondamentale. Nessun passaggio democratico, la Brexit o i passaggi cui lei ha fatto riferimento in Francia, Germania e in Italia, cambieranno questo principio. Si possono cambiare i governi, si possono cambiare le appartenenze, come accadrà con gli esiti della Brexit, si possono cambiare le stagioni politiche, ma non si cambia la lotta contro il terrore e per l'affermazione di valori identitari, che sono i valori che i nostri popoli hanno sempre rappresentato. E fatemi su questo concludere ringraziando il primo ministro Theresa May, che ha servito per anni, prima di diventare primo ministro e di prendere la successione di David Cameron, ha servito come ministro dell'interno nel suo paese, cooperando e collaborando con il nostro ministero, con il ministro Alfano, con grande determinazione e cooperazione. I think James. There is a problem of micro. Is this working? Okay. It's Yes. working now. Good. James Mates from ITV News. On your talks in Europe, are you detecting any flexibility on this issue of restrictions on freedom of movement whilst retaining single market access? And is it still your government's wish to maintain access to the single market in the light of Liam Fox's remarks in Washington? And can I ask you too, Prime Minister Renzi, do you see any grounds at all for compromise on this issue between freedom of movement and single market? First of all, James, in relation to obviously the comments that Liam Fox made, he was setting out very clearly what is a technical and legal position in relation to the interaction between customs unions and free trade agreements.
we had a very clear message from the British people in the Brexit vote that they want us to bring in some control on free movement. They don't want free movement rules for movement of people from the European Union member states into the UK to operate as they have done in the past. And we will deliver on that. But on the other side, we do, of course, need to ensure that we get the best possible deal in relation to trade in goods and services. And I'm looking at this with an open mind. I think we should be developing the model that suits the United Kingdom and the European Union, not adopting necessarily a model that's on the shelf already, but saying what is going to work for the UK and what is going to work best for the European Union in ensuring that we can maintain that economic relationship which has been of benefit to us in the past, and we want to ensure that we can continue and build on in the future. All the political life is a life of compromise, but I think this is a very delicate point for the reason Teresa explains very well now. So, English leaders, Britain leaders explain very well the point. Brexit is Brexit. Now the priority is work together to give a message of cooperation, friendship and future. But the debate about the results in Britain, it's a great debate for the history. Brexit is Brexit. We cannot open again the discussion, because if we open again the discussion, we give a message against the same idea of democracy. If we vote and then we don't see the consequences about the points of discussion in the vote, this is a problem for credibility of an entire leadership. So we will work together very closely with great determination. For us it's important to give a message of a clear timeline to avoid the risks, also because I think the next months, the next year, will be a great opportunity also for Europe to discuss about the future of this institution. This institution was a miracle after 60 years of peace and of prosperity. We are really proud for the great results, but now it's time to build a future. I think with the UK, with Theresa May's government, we will work strongly and together to give a message of cooperation, respecting the reasons of the vote and the decision of the Britain people. Grazie mille per aver sopportato questo sole. Thank you so much, and I'm sorry for the sun, but I think the cupola di Michelangelo valesse la pena. Could be a very great occasion also for everyone. Thank you. I will never complain about the Italian sun. It's wonderful. Thank you. Grazie mille. Grazie. Very good. Thank you. I'm really sorry. Next time we organize a different kind of schedule, because